Come la sabbia? Fredda, fresca. Che spettacolo! Che spettacolo! Will I ever learn to love again? Will I ever learn to... Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Oggi è 29 dicembre 22. Sono le 7 e mezza più o meno, l'aria frizzante, freschino, però ci aspettano circa 350 km, quindi oggi bisogna pedalare sia perché sono un po' abbondanti i chilometri, sia perché ci sono tante cose da vedere. Adesso abbiamo già fatto colazione a casa in realtà. Sì. Un caffè on the road al baretto e poi si sale verso quelle montagne lì. Guardate che spettacolo! C'è un rosso ocra fantastico. C'è un sole fantastico già alle 7:30 del mattino. Quindi è tutto molto figo. Colazione. Fresco caffè. sì. Fresco sì. Freschino, sì. Bellissima giornata, come le altre d'altronde. Cioè per il momento di prima mattina non c'è nessuna nuvola. Non c'è una nuvola, è fantastico. Una cosa che volevamo dirvi ieri, che ci siamo dimenticati, il padrone di casa, perché eravamo in un Airbnb. Uno stalker, ragazzi, molto apprensivo ma bravo, gentile, educato, però troppo pesante. Un gatto attaccato ai coglioni fondamentalmente, cioè è allucinante. Ci avrà suonato ogni mezz'ora bussava 10 volte, ci avrà suonato e poi ci ha riempito di cose che non possiamo portare in moto, ma l'eccessiva premura, ecco, rendeva quasi fastidioso. Comunque, caffè e si va. Ed ecco il caffè tunisino, ecco la cassiera ed ecco la cassiera che sto cercando di ripassare le monete. 9, ok. Quindi quando abbiamo pagato il caffè? No, caffè 2,60 dinari. Meno di €1. Sì. E no, sto facendo un po' il calcolo delle monete per capire un po' quando devo pagare. Sono le 8:10, il sole si sta alzando, i colori si stanno accendendo, la temperatura è fresca, stamattina abbiamo 7 gradi e mezzo per l'esattezza. Però guardate che colori che ci sono, le montagne rosse davanti a noi e intorno a noi, davanti e intorno a noi il deserto c'è praticamente. Questa mattina abbiamo qualche problemino, siamo partiti un quarto d'ora fa con 8 gradi, adesso c'è 1 grado, abbiamo i guanti leggeri e le mani sono congelate e il bello è che stiamo scendendo verso il deserto. Sicuramente i colori più belli del paesaggio sono dalle 11 alle 4 del pomeriggio, adesso sono dei bei colori ma un po' spenti. CL02 è impressionante, peccato che l'asfalto è parecchio granuloso e non si distingue quando c'è l'asfalto e quando c'è la breccia, ma vi garantisco che è un twist e un budello di saliscendi. Guardate che cos'è, è impressionante. Alla mia destra c'è un serpentone nero che si arrampica sulla montagna, incredibile, montagne rosse. Questa è la prima auto che incrociamo e noi adesso saliamo lì sopra. La strada è impressionante, se ci fosse un asfalto degno, non è rovinato ma è molto granuloso e con i mezzi pesanti o con le auto salta e quindi ai bordi della strada si accumula tanta ghiaia, non si distingue a un certo punto qual è la ghiaia e qual è l'asfalto, quindi vado adagio. Ma se ci fosse un asfalto degno, questo passo qui non avrebbe nulla da invidiare al passo del gioco. Siamo sulla RL 1002, panorama spaziale. Per fortuna la temperatura si è rialzata un po', quindi non sbattiamo più i denti. I colori iniziano ad accendersi con il sole che sale. Siamo sulla R507, si sale. Intorno a noi il nulla, solo terra color ocra. Abbiamo appena incontrato una moto di italiani, seconda moto italiana che vediamo. L'altro giorno una ne abbiamo incontrata a Matmata. Noi e il nulla, no stress, zero stress, sicuramente zero stress. Vogliamo fare 2 fotine? Una breve sosta per fare 2 foto, ne approfittiamo. Sentite che pace. Come la sabbia? Fredda, fresca.
Che spettacolo! Che spettacolo! Sì, fresca! Fresca, è fresca, sì, c'è una bella escursione. Questo è il mio habitat naturale. Guardate che desolazione, ragazzi, è fantastico. È semplicemente qualcosa di assurdo sta roba qua. Guardate qua. Cinzia ormai è incontenibile. È incredibile questo posto qui. La sabbia è rossa ed è fresca. È fantastico, ci siamo fermati qui a fare 2 foto. Sembra Borotalco la sabbia. È tutto molto solitario. Molto bello. Veramente un posto fantastico. Poi la luce a quest'ora è veramente incredibile. C'era questo posto fantastico. Adesso come si sta alzando il sole, anche i colori si accendono e Cinzia è armata addirittura di GoPro, quindi è tutto molto giusto qua. Guardate qua, resiste ancora. È iniziata col piede giusto la giornata oppure no? Io direi col piede giustissimo, fresco sì, però tanta roba. Proseguiamo, direzione Xarghilane. Siamo sulla RR114, l'ultimo paese che abbiamo lasciato è a circa 10 km da noi, alle nostre spalle, e adesso abbiamo altri 40 km così, spersi tra il nulla e l'addio, praticamente costeggiato da deserto misto a qualche arbusto. È esattamente questo che stiamo vivendo da una ventina di chilometri. Guardate qua, non c'è nulla intorno a noi. L'ultimo paese non c'era neanche il benzinaio, però c'erano 3-4 chioschetti di persone che vendevano la benzina. Vi vendono la benzina ai bordi strada, vi fermate, dite i litri che volete, pagate ovviamente contanti e vi fanno benzina. Siamo sulla RL211, la strada che ci sta portando a Xarghilane. Purtroppo c'è una piccola nuvola che si è messa davanti al sole e quindi i colori si sono attenuati molto. Il deserto è sempre più prepotente, questo è solo deserto, c'è questa striscia di asfalto, ma è solo ed esclusivamente deserto, sabbia ovunque. Ci auguriamo che il vento non si alzi più di tanto, perché si è alzato un po' il vento e mancano ancora 20 km per Xarghilane. Ragazzi, qui c'è bisogno di dirvelo che siamo nel deserto. Cammelli. Cammelli a go-go. Sono veramente tanti. Circondati da cammelli. Cammelli a destra, cammelli davanti, cammelli a sinistra. Ragazzi, qui è inutile a dire che mo un paio di foto le facciamo. Ragazzi, siamo arrivati a Xarghilane. Qui mi sa che c'è un po' di buche. Ci hanno appena fermato la Polizia Nazionale. Non mica ho visto sto coglione qua. Polizia Nazionale in borghese con tanto di pistola. Ci hanno fatto le foto alla targa della moto. Quante persone siete? Siete 2? Dove dormite? Cosa fate? L'attrazione di Xarghilane dovrebbe essere un'oasi, che dovrebbe essere qui, in questo campeggio. Siamo arrivati a Xarghilane, che è un'oasi. Da qui partono anche diverse escursioni anche con i quad. Qui, bonjour, qui dovrebbe esserci una pozza di acqua termale. Qui sono i quad che partono. Praticamente è soltanto business qua, perché a parte quest'oasi qui ci dovrebbe essere una pozza termale da qualche parte, forse qui dentro. Eccola qua, eccola qui la pozza termale. Questa è rinomata per questa pozza qui. Come vedete qui, voi non so se lo percepite, ma esce acqua calda. Cioè è acqua calda e dall'acqua esce il fumo. Siamo arrivati fondamentalmente fin qui per vedere questo. Che il bagno noi non lo facciamo perché non abbiamo né il tempo si sente un odore di zolfo. Prova a toccare l'acqua, ci vedi un po' com'è?
Sì, calda, non bollente, calda. Qua. Beh, esce il fumo però, Magari in mezzo è più calda. Calda. Praticamente abbiamo fatto questa deviazione di una sessantina di chilometri buoni a venire e altri 60 dovevo farli per tornare per vedere questo. E tutti dicevano andate che è bellissimo. Effettivamente in tutte le guide che si leggono della Tunisia raccomandano assolutamente questo posto qui, che vi dico la verità, per noi è soltanto un punto dove fare business, perché fin qua l'ambiente è veramente desertico, non c'è nulla. Poi arrivi qui, c'è questa pozza d'acqua calda e da qui partono anche i vari tour con i quad. Torniamo in sella, dai, torniamo alla moto. Allora, col senno del poi, tirando le somme, diciamo che farsi questa deviazione di 120 km tra andata e ritorno per arrivare fino a qua, secondo noi non ne vale la pena, a meno che non dormite qui, dormite magari nelle tende, nei campeggi con le attrezzate e fate l'escursione in quad. Allora sulle dune, allora magari sì. Vabbè, noi abbiamo fatto questo. Farsi un bagno lì nelle pozze, nelle acque termali, però secondo noi non effettivamente se non per i cammelli per strada. C'è solo questo e il qua, paesaggio. C'è solo questo, Sì. è un'oasi arriverete dal deserto, vi trovate così. Praticamente c'è quest'oasi, l'acqua termale, c'è quest'oasi, acqua calda, tutte escursioni con i quad nel deserto, ecco, magari trascorrere una giornata e una notte qui solo per questo. Se no anche così, vestiti da moto, fare un bagno nella pozza non è il massimo, nel senso dovresti portarti tutta l'attrezzatura, vieni attrezzato, magari ci vengo, mi sto una mezza giornata dentro la pozza, ti avanzano i giorni, noi che siamo con i tempi ridotti non diciamo che non è, anche se tanti ne parlavano bene. Tutti, insomma, su tutte le guide. Ne vale la pena, vai. Ci eravamo organizzati con il tempo di fare un giro anche qui e quindi abbiamo mantenuto Sì. Adesso torniamo indietro, facciamo questo pezzettino di insabbiato qui, ci fermeremo proprio all'ingresso di Xarghilane dove c'è un bel punto per fare delle foto e poi ci rispariamo questi 60 km di deserto. E poi prossima bancarella, noccioline tostate. Adesso mi è venuta voglia di noccioline tostate. No, veramente sono un po' di giorni che le punto. Frutta secca e noccioline tostate con lo zucchero, credo. I datteri sono fantastici. Datteri buonissimi, che non sono i datteri che si vendono in Italia, sono completamente diversi. Infatti a me datteri non mi piacciono, però sinceramente quelli che ho mangiato qua sono molto buoni. Saporiti, sì. Quindi forse quelli che arrivano in Italia sono un po' di bassa qualità. Quindi sosta foto, sosta bancarelle, un po' di frutta secca e proseguiamo. Ma vedete come sono sciolta adesso con la macchinetta? Sono la regina della macchinetta. Adesso è tutta GoPro. Dai. Nanetto sulla sabbia, ragazzi. Nanetto in solitaria sulla sabbia. Xarghilane. Lui va in solitudine e io vado a piedi. Uscire da questa sabbione qua, ragazzi, non è proprio semplice, motocarica per me che sono un nanetto, come dice Cinzia, non è proprio semplice, ma riusciamo. Dopo l'oasi praticamente si arriva in questo bivio qui, noi ci fermeremo qui per fare delle foto perché ci sembra molto particolare con queste auto e poi ci facciamo 15 km, altri 20 e altri 30, tutto di deserto. Ecco qua, sono dei cammelli che stanno andando verso l'oasi. Praticamente qui a Xarghilane, ragazzi, è soltanto business. Un conto è se vi dovete fermare qui per la notte e ha senso, allora vi godete un po' di roba, fare delle escursioni nel deserto, ma la divisione che abbiamo fatta noi per visitarla non vale assolutamente la pena, avremmo fatto a meno, però comunque è sicuramente una cosa carina da vedere. Se ci dovete venire apposta, il sunto è potete anche saltare, se ci dormite ha senso. Siamo solo noi e la natura sulla RR 211 a 90 km da Dus, direzione la Porta del Deserto. Una cosa che forse non ricordo se ve l'ho detto o meno, è nel nord della Tunisia fino a Sfax siamo riusciti tranquillamente a pagare con la Visa senza nessun tipo di problema. Dal Gemma a scendere non abbiamo più potuto utilizzare la Visa, non accettano soltanto delle dinari o carte di credito delle singole pompe marchiate, ma la Visa scordatelo, quindi solo cash. Siamo a Dus. Eccoci qua, questo è il centro di Dus.
Adesso ci arriviamo. Io volevo fotografare la porta, adesso ci arriviamo, per quello stiamo qua. Solita vita quotidiana, qua mercati, da stamattina che i mercatini ci perseguitano. Mercati, si bracia, tutto brace lì. E ha tutto smog, smog e brace non mancheranno mai qua. Siamo nel viale che ci porterà alla porta del deserto. Palme, palme a volontà, a destra e a sinistra. Sì. Dus, la porta del deserto. Ragazzi, da qui si apre un cinema, guardate, fa impressione. Qui c'è uno scivolo per andare giù e poi è tutta sabbia. Da qui si entra nel deserto. È come se fosse un piccolo stadio, ci sono i gradoni, c'è la porta, è come se fosse uno spettacolo entrare qui, e difatti forse lo è. Tanta roba, Dus. Beautiful. Sentite che silenzio che c'è. Ripartiamo da Douz, direzione Chevili, dove speriamo di poter fare il check-in in anticipo. Adesso bisognerà ripassare Dus, che vi posso garantire è ingarbugliatissima come traffico. Eccola qua, già li vedo in coda tutti quanti. Questi qui davanti è tutta coda, ragazzi. Siamo a 20 km da Kibili. Questa strada è immersa nelle palme, è un'oasi perché praticamente siamo al di qua e al di là delle palme c'è il deserto, e adesso tra un po' tornerà. Vedete la sabbia? Sabbia, deserto, palme. Questo è quello che c'è intorno a noi. Ragazzi, siamo arrivati. Questa dovrebbe essere la struttura dove alloggeremo questa sera. Dovrebbe essere questa, e la casa dovrebbe essere questa qui. Vediamo un po'. Sono circa le 15, abbiamo fatto un po' tardi perché le coordinate che avevamo salvato gli Airbnb non erano perfettamente corrette, quindi abbiamo chiesto un po' in giro, ma sì, qui come chiedono informazione si attiva il paese intero. Disponibilità esagerata, e questa è la struttura dove alloggeremo questa sera. Praticamente è un campeggio, noi abbiamo preso una camera e dovrebbe esserci anche il ristorante. Adesso Cinzia è andata a chiedere, e questa qui è la struttura. Abbiamo un parcheggio interno, si entra lì, quella è la strada principale, si entra, ovviamente sabbia per terra. Noi abbiamo una camera che è quella porticina aperta lì, dalle foto dovremmo avere il terrazzo. Adesso check-in, fa caldo, ci sono 22-23 gradi, leggermente ventilato, è tutto molto giusto. Quello è l'ingresso, qui dietro è il parcheggio, sotto il ristorante, e questa è la nostra camera. Da una parte c'è il bagno, dove c'è Cinzia adesso con la doccia e tutto il resto, e questa è la camera, piccola, essenziale, molto spartana. C'è una stufa che poi leggevo da qualche parte, è molto piccola oggettivamente, ma non c'erano molte altre alternative qui dove siamo adesso, quindi ci accontentiamo. Se non altro siamo in mezzo a una natura superlativa, e doccia e si va in giro a vedere la cittadina. La cittadina è lì, è a circa 2 km, e lì, quella è tutta la città. Vado a farmi la doccia, a dopo. Chef Arafat ci offre un tè, ragazzi. Tè tunisino. Tè tunisini, whisky, Tunisian whisky. Tunisian whisky. Tunisian whisky. Si fa questa combo tic tac. Sono i datteri, questi sono tuoi? Sono del tuo orto? Datteri. Sì, ma sono tuoi? Li coltivi tu? Giardino. Giardino di Arafat. Arafat, sì. Tua moglie si chiama Latifa? Latifa, yeah, sì. Latifa. She has a good cooker. Latifa. Buona cuoca, ok. Sì. Praticamente siamo da Arafat e Latifa, dormiamo qui questa sera. Arafat ci sta offrendo un tè. Stiamo andando verso il centro di Chevili.
Stiamo facendo un giro per il centro di Kebili, ma sinceramente non c'è molto da vedere. Il grosso l'abbiamo visto lungo la strada. Il commento che stiamo facendo tante volte in questi giorni, fondamentalmente le cose da vedere sono lungo la strada, tante attrazioni, ma poi quando si arriva nelle cittadine, perlomeno nella maggior parte delle cittadine, non c'è molto da vedere. Il grosso ce lo gustiamo durante la giornata e oggi dobbiamo dire che è stata una grande giornata. La scelta di dormire qui a Kebili in realtà è stata più una scelta di opportunismo che altro. Perché Kebili? Perché lungo la strada che stiamo facendo era un ottimo punto per alloggiare, dormire, e poi domattina da qui puntiamo direttamente il Lago Salato che credevo fosse più vicino, ma in realtà dista ancora ben 95 km, quindi domattina prima di arrivare al Lago Salato faremo un bel po' di strada. Parlando con Arafat, che è il signore che gestisce la struttura dove alloggiamo, mi ha detto non so se riuscirete ad arrivare, e l'ho detto è possibile arrivare nel bus all'interno del Lago Salato c'è un bus abbandonato dove tutti si fermano a fare le foto. Ci piaceva arrivare lì, ho detto non so domani se riuscite ad arrivare lì, potreste arrivarci, come no, tutto dipende dal fondo. Vedi, se la pista è battuta vai, se la pista non è battuta fermati, perché rischi di rimanere impantanato lì in mezzo e non uscire più, e quindi vedremo domattina. Quello che vi dicevo poco fa, perché abbiamo alloggiato qui a Kebili, quello che vi dicevo ieri, perché domani puntiamo a Tuzeur, quindi da qui via verso il Lago Salato. E tra l'altro oggi, parlando sempre con Arafat, ci diceva che il periodo più freddo dell'anno è tra la metà di dicembre e la fine di dicembre, quindi questi giorni qui, quando per noi fa caldo, per loro è il periodo più freddo. Tant'è che gli ho detto a lui, scusa un po', perché diceva oggi fa caldo, però dico, vedo tanti tunisini con i piumini, con i cappelli. Sì, perché per noi è il periodo più freddo dell'anno. Questa mattina il freddo l'abbiamo sentito veramente quando siamo arrivati addirittura a 1,5 gradi ed eravamo vestiti come quando ce n'è 24-25, abbiamo stretti i denti per una decina di chilometri e poi la temperatura è tornata a salire. Abbiamo approfittato di fare la spesa per domani, perché domani ci attende un lungo giro, un long trip, dispersi anche tra le montagne, e visto e considerato che non vogliamo correre il rischio di rimanere senza mangiare, ci siamo armati alla meno peggio e abbiamo fatto la spesa. Questa sera ulteriore cena tunisina. Tanta roba. Ragazzi, qua arde il fuoco per il fresco. Allora, complimenti. Guardate qui. Moment, my friend. I will mix the tea too at the same time. La cuoca. Guardate qui che Adesso ci devi dire qua infatti tra cos'è. zuppa, verdura, soup, couscous, Questa? Brick. è tipo frittata? Cos'è? Brick. Ma Rafat, cos'è questa My roba? friend. This Moment. I need it. No, I'm Lui è Rafat, è il numero 1 Rafat. Se venite... Quello è un coccio che sta mettendo un coccio a Sì. scaldare. Sì. Il tè si scalda nel carbone. القانون ذاك اخذوا بعض البراد والتي والوحده Stasera è così, cena tunisina. لا ولا شاي تونسي Le cinze la più cornata di tutti quanti qua. اميغو Ok, السوب buon appetito. soup salads Salads. and Couscous. couscous and brick with Brick, eggs ma brick Cos'è? with eggs cos'è? Ah, le uova. Ah, eggs. uova with eggs with tuna with persil inside with some hard bread Okay, and okay, curcuma okay. and cumin inside. Yes, it is. Ok, It's a lovely thing. ok. Yeah. Lei è la moglie di Rafat. And it is the datil from our garden. Like it's the same thing. È del loro giardino. And it is cake made by Latifa. Latifa ha fatto questi dolci, li abbiamo assaggiati oggi, sono ottimi. Sì. Good. Good. E i datteri hanno un sapore spettacolare, ragazzi. Sì. Buon appetito. Buon appetito. Chiudiamo il video con un tè. Tè alla menta. Tè alla menta con gocce di Fiori d'arancio. È una bomba micidiale, ottimo. Abbiamo cenato con Arafat
Cena ottima, Cena preparata ottima dalla moglie. Latifa. Preparato dalla Latifa, che è la moglie di Arafat. Cena tunisina Serie A. Se venite a Kebili non potete non venire da Arafat, numero 1. Vi ringraziamo se siete arrivati fin qui. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale. È gratis. A voi non costa nulla. E per noi è tanta benzina. Ciao, al prossimo video. Ciao!